Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e nel video di oggi vediamo come dipingere Hulk dal gioco da tavolo Marvel United. Vi ricordo che questo e molti altri giochi da tavolo li trovate su magicmerchant.it e con il codice sconto KIKIS10 avete il 10% di sconto su tutto. Abbiamo già visto il setting delle live per Capitan America, quindi cominciamo! Partiamo da base nera opaca, che trovo particolarmente adatta per tirare fuori i colori poco alla volta. Prepariamo sulla tavolozza due tonalità di verde, una scura di partenza e una chiara e brillante. Il giallo ci servirà per dare ulteriore luminosità. Creiamo un mix tra i due verdi e poi tra il giallo e il verde chiaro. Partiamo dal verde più scuro, da stendere su tutte le zone di pelle scoperta di Hulk. Se necessario, possiamo fare anche una seconda passata una volta asciutta la prima. È importante non passare due volte sul colore mentre è ancora bagnato per evitare di eliminare la prima passata. Come base dei pantaloni usiamo del viola spento con una punta di nero che lo andrà a desaturare e a creare un colore adatto alle ombre. Su base nera è importante non partire mai con colori troppo chiari, altrimenti si otterrebbero solo colori disomogenei. Copriamo tutti i pantaloni e passiamo al verde appena più chiaro. Cominciamo a mettere in evidenza le zone più voluminose, come i muscoli delle spalle e delle braccia, i pettorali e le dita. Per questa miniatura ho puntato ad uno stile cartoon, quindi ho deciso di lasciare alcuni stacchi più bruschi, ma sempre seguendo le forme del personaggio. Con il verde usato come base, ma appena più leggero, copriamo leggermente gli stacchi o sistemiamo l'equilibrio tra le due tonalità dove ci sembra necessario. Per creare un buon contrasto è necessario non avere paura di lasciare alcune zone in ombra, solo così si darà importanza alle luci e ai volumi. Passiamo quindi a schiarire ancora, con il verde più chiaro, nello specifico il mote green puro, ma sempre leggermente diluito. Facciamo un lavoro simile a quanto fatto prima, ma sempre restringendo l'area colpita. In questo modo rimarranno visibili i diversi colori usati e quindi il maggior volume in alcune aree. Come prima, sfumiamo gli stacchi dove necessario usando una tonalità intermedia. Facciamo lo stesso anche per la schiena e le braccia. Andiamo avanti a schiarire e restringere i volumi con verde chiaro e giallo insieme. Sta a noi capire fino a che punto di luminosità vogliamo arrivare. Per dare poi un tocco in più ho deciso di creare una luce soffusa che arriva da sotto usando il colore blu. Lo usiamo leggero e lo andiamo ad applicare solo in alcuni recessi e nelle aree rivolte verso la direzione scelta per la luce, nel mio caso il basso.
Il colore in questi casi dovrà essere usato leggero, come un velo omogeneo, ma non troppo liquido o colerà in modo incontrollato. Passiamo agli occhi, per i quali creiamo una base color avorio o simile, ma mai bianca. Essendo un personaggio in stile cartoon, non puntiamo al realismo nemmeno per gli occhi. Con il verde scuro usato per la pelle delineiamo l'iride, più piccola della grandezza dell'occhio, così da enfatizzare l'espressione con occhi sgranati. Sempre con lo stesso verde segniamo anche le sopracciglia piuttosto spesse, che fanno una leggera ombra negli occhi. Proprio per questo, volendo, possiamo segnare nella parte alta una leggerissima ombra più scura del color avorio di partenza. È un dettaglio, ma aiuterà a dare maggiore equilibrio allo sguardo. Mettiamo in risalto alcuni dettagli di zigomi e fronte, ma sempre rispettando l'illuminazione scelta per la miniatura, che in questo caso crea un effetto non speculare. Passiamo ora ai pantaloni, ravvivando quel colore viola spento che avevamo dato come base. Usiamo il viola puro per dare importanza alle zone più voluminose. Sporchiamo il viola con una punta di rosso per creare un violetto e dare maggiore brio ad alcune delle zone illuminate poco fa. Aggiungiamo anche sui pantaloni la luce blu, come prima, molto intensa, arrivando proprio dal basso. Con il rosso leggero creiamo una base per la lingua, che temperiamo aggiungendo una punta di bianco per creare alcune piccole luci. Passiamo ora alla basetta, per la quale ho scelto di creare un aspetto non troppo ordinato di cemento e macerie, come la scultura suggerisce. Con il grigio coloriamo i pezzi più grossi, aggiungendo del blu per le zone sotto in ombra. Con il bianco e il pennello sottile creiamo un sottile contorno alle macerie per enfatizzare l'aspetto cartunesco, aggiungendo anche dei tratti disordinati sul bordo. Infine diamo qualche pennellata di blu nella parte alta dei capelli, dei quali sì, mi stavo effettivamente dimenticando. Rifiniamo come sempre la basetta con il nero per mettere in risalto la miniatura. E con questo si conclude il video di oggi dedicato ad Hulk. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi state dipingendo Marvel United. Vi ricordo di usare il codice sconto su magicmerchant.it. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!